La pellicola in bianco e nero della fotocamera Hasselblad con il Biogon 60 mm utilizzata sulla superficie lunare è stata sviluppata e i risultati sono assolutamente perfetti. Qui alla NASA le chiamano 132 fotografie da primo premio. Questo è quello che recitava il telegramma inviato dalla NASA alla casa svedese Hasselblad una volta sviluppato il rullino in bianco e nero utilizzato sulla superficie lunare. Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong mise il primo piede sulla Luna, ben 52 anni fa. Oggi ne parliamo ancora per via dell'eccezionalità dell'evento e perché è tornata molto in voga la curiosità verso l'esplorazione spaziale, soprattutto grazie alle nuove missioni della SpaceX. In questo video quindi andrò ad elencare tutte le curiosità fotografiche che non sai o che forse sai sulla missione lunare Apollo 11. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video futuro e di andare a seguire le pagine social di Facebook e Instagram ai link che trovate qua sotto in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Apollo 11 scattò 340 fotografie sulla Luna, 217 delle quali dall'interno del modulo lunare, le restanti 123 invece durante l'EVA, l'escursione extraveicolare vera e propria. Quindi se consideriamo che le escursioni extraveicolari durarono nel complesso 2 ore e 31 minuti, abbiamo una fotografia ogni minuto e 20 secondi. Fino al 1987 l'ufficio stampa della NASA dichiarò ufficialmente che non c'erano fotografie che ritraevano Neil Armstrong sulla superficie lunare. Questo perché pensavano che la telecamera l'avesse sempre tenuta a lui sulla superficie, mentre poi scoprire che per una piccola serie di foto fu utilizzata anche da Aldrin. Quindi sappiamo esserci delle fotografie che ritraggono Armstrong sulla superficie lunare. Sono poche e sono brutte, ma ci sono. Questa in particolare sappiamo che è Neil, l'astronauta ripreso di schiena, perché fa parte di una serie di fotografie scattata da Aldrin, mentre un'altra molto famosa lo ritrae non direttamente riflesso nel casco del collega. Si dice che Aldrin fece di proposito a non ritrarre il collega all'interno delle fotografie, un po' come ripicca per non essere stato scelto lui come primo uomo a scendere sulla superficie lunare. La celebre fotografia dell'impronta sulla superficie lunare non ritrae il primo passo, ma bensì un'impronta lasciata da Aldrin e fotografata da Armstrong con questo preciso scopo. Pensate che la prima fotografia realizzata dall'astronauta una volta giunto sulla superficie della Luna ritrae parte dell'Eagle con al suo fianco a terra il sacchetto di spazzatura dei detriti accumulati durante il viaggio che l'astronauta aveva appena scaricato. Tutte le fotografie sono state ridigitalizzate col passare degli anni. Grazie alle nuove tecnologie e alle nuove scoperte in campo fotografico, oggi le possiamo guardare rispetto al 69 con maggior dettaglio. Una cosa scontata ma comunque curiosa, come è accaduto tante altre volte nella storia della fotografia, è che queste importanti fotografie non sono state realizzate né da fotografi professionisti né da appassionati di fotografia. Il marchio fotografico scelto dalla NASA fu quello di Hasselblad, una casa svedese di Göteborg, che infatti produceva le macchine fotografiche di medio formato più utilizzate dai fotografi professionisti dell'epoca. L'idea di prendere contatto con la casa svedese fu di Walter Schirra, un astronauta della NASA, che già possedeva il modello 500C della casa svedese. A sua volta lui fu consigliato da alcuni fotografi suoi amici della rivista Life e National Geographic. Ad andare sulla Luna fu la seconda versione della Hasselblad. La prima infatti fu un riadattamento del modello 500C della casa svedese e andò nelle capsule spaziali delle prime missioni in orbita della NASA. La versione per l'Apollo 11 aveva l'arduo compito di funzionare al di fuori dell'abitacolo. Serviva infatti un corpo macchina capace di resistere a temperature molto rigide, perfettamente funzionante nonostante il vuoto e la microgravità, una macchina che riuscisse a scattare immagini in successione senza dover essere costretti a sostituire la pellicola ed essere al contempo comoda da maneggiare per un uomo coperto da capo a piedi con una tuta pesante almeno 100 kg. Ci
furono quindi due modelli a volare con Apollo 11. Il modello che era adibito a uscire dall'abitacolo fu chiamato Hasselblad Data Camera HDC, mentre quello che era adibito a rimanere all'interno del modulo Columbia, usato da Michael Collins, era l'Hasselblad Electric Camera HEC. L'Hasselblad Data Camera, che aveva il compito di uscire dall'abitacolo e andare a fotografare la superficie lunare, fu rivestita d'argento. In questo modo avrebbe fatto fronte alle violente escursioni termiche lunari, e tra le altre cose gli furono rimossi anche i lubrificanti interni per evitare che evaporassero. Sulla data camera era montato un resoplate già utilizzato nella fotografia aerea. Era una lastra di vetro con dei marcatori a croce che comparivano su tutte le fotografie e servivano a determinare le distanze angolari tra gli oggetti che comparivano in scena. I tasti della fotocamera furono ingranditi per essere meglio gestiti con i grossi guanti che avevano gli astronauti. L'accensione invece fu posta sull'impugnatura tramite un grilletto per il medesimo motivo, mentre il mirino fu completamente eliminato perché tanto il casco ne avrebbe impedito l'utilizzo. Questo provocò non pochi problemi nelle inquadrature delle fotografie. La fotocamera poi fu posta sul petto di Neil Armstrong, un po' come si fa oggi con le action cam moderne. Il caricatore invece fu creato ad hoc e conteneva fino a 200 pose. Pensate che all'epoca il massimo in commercio era di 12 pose. Il portapellicole e il suo sistema di aggancio e sgancio fu semplificato a tal punto che oggi non è possibile ricostruire con precisione l'esatto ordine delle fotografie, perché gli astronauti le utilizzavano su diversi modelli all'occorrenza. Sappiamo che la messa a fuoco e il tempo di esposizione della macchina fotografica erano manuali. Sappiamo che durante le passeggiate lunari fu utilizzato un obiettivo Zeiss Biogon da 60 mm con apertura 5.6, creato appositamente per la NASA, mentre dall'interno del modulo Eagle fu utilizzato sempre uno Zeiss Planar da 80 mm, molto luminoso, con aperture di 2.8 di diaframma. Le pellicole invece erano Kodak da 70 mm. La Kodak creò per la NASA delle nuove pellicole molto sottili che permettevano fino a 200 pose per ogni rullino. Questi rullini erano ben lunghi 12 metri l'uno. Per entrare di più nello specifico furono utilizzate delle pellicole Ektachrome EF e MS di 64 e 160 ASA e una pellicola in bianco e nero sempre Kodak Panatomic X da 80 ASA. Per le foto a colori fu scelta una pellicola invertibile, ossia con colori osservabili direttamente e non come il negativo comune che restituiva colori invertiti. La scelta fu dettata da una questione di fedeltà dei colori, infatti un negativo classico, per essere sviluppato al meglio, aveva bisogno di oggetti con colori noti all'interno del negativo. La risoluzione di queste pellicole era di 80 linee per millimetro, mentre per le pellicole in bianco e nero era di ben 170 linee per millimetro. Secondo l'Arizona State University, che si è occupata della scansione e della digitalizzazione di questi scatti, la risoluzione odierna delle pellicole a colori sarebbe di 40 megapixel, mentre di quelle in bianco e nero di ben 160 megapixel. Sull'Apollo 11 quindi furono caricati un totale di 33 rullini, un Hasselblad Electric Camera, due Hasselblad Data Camera e una Kodak Close-Up Stereoscopic Camera. Quest'ultima fotocamera della Kodak fu commissionata solamente qualche mese prima del lancio. Aveva una velocità di scatto di 1/100 di secondo fisso e un piccolo flash integrato. Ad ogni scatto realizzava due immagini della stessa area da due punti di vista leggermente diversi, che poi sarebbero andati a ricreare una stessa immagine con un effetto in 3D. Con questa Kodak non furono realizzate moltissime fotografie, furono solamente 17 della superficie lunare. L'utilizzo di queste fotocamere non fu assolutamente una passeggiata per questi uomini, non erano professionisti della fotografia, gli fu necessario un addestramento. Ricordiamo che avevano indosso una tuta pesante 100 kg con dei grossi guanti, che la fotocamera gli era stata attaccata qua sul petto e che erano sprovvisti di mirino, e avevano il compito di portare a casa immagini perfette e funzionali di una spedizione scientifica. Una volta conclusa la missione venivano rimossi dalle Hasselblad i portapellicole e le stesse venivano abbandonate sul satellite in modo da liberare dal peso superfluo e agevolare il ritorno a casa. Pensate che oggi sono presenti 12 Hasselblad sulla superficie lunare e pare che una sola di tutte le missioni Apollo sia tornata sulla Terra. Una volta tornati a casa, con queste pellicole furono realizzati ulteriori scatti in modo da garantire una resa cromatica perfetta della pellicola e quindi utilizzati gli ultimi come test di sviluppo.
Durante la missione vennero utilizzati 9 rullini e una volta arrivati a Houston rimasero per 47 ore nel laboratorio di decontaminazione. Una volta sviluppati e duplicati questi rullini vennero presentati alla stampa il 12 agosto 1969. Le pellicole oggi sono conservate nella cineteca del Johnson Space Center e sono considerate tesoro nazionale, per questo motivo non lasciano mai l'edificio. Sono conservate in un congelatore a meno 17 gradi, che a sua volta è all'interno di una stanza con una temperatura di poco sotto i 13 gradi. E come ultimissimo punto, tutte queste fotografie vennero utilizzate per alimentare la teoria del complotto del finto sbarco sulla Luna, perché le stesse presentavano degli elementi che non tutti all'epoca sapevano spiegarsi. Ma tutti questi punti ve li elencherò in un video che pubblicherò prossimamente sul canale. Voi fatemi sapere la vostra nei commenti, se avete qualche curiosità che io non ho elencato, mettete un like e condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!